Ciao a tutti e rieccoci qua al quarto giorno di lavorazione. Oggi, se tutto va bene, rimettiamo questo motore qua dentro quella macchina là. Per chi mi vedesse la prima volta, io sono Paolo e questo qui è il mio canale e questo qui è il mio motore della mia AX 1004 GT del 1988 che sto rimettendo un po' in sesto. Sono stati fatti dei lavori a questo motore, se siete curiosi guardate gli altri video e continuiamo con questo video qua. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i video che farò in futuro su questa macchina e su altre macchine o su altre cose, e se poi questo video qua vi è piaciuto lasciate un bel like. Bene, iniziamo. Ma prima di mettere il motore mettiamo questa cosettina qua nuova, importantissima, la scatola guida. Vediamo come viene fornita, cosa devo smontare, cosa non devo smontare. È impacchettata bene, no. Eccola qua, una bella scatolozza nuova. Allora adesso smontiamo quella vecchia e mettiamo questa qui nuova. Ormai quella vecchia, vi faccio vedere, ormai quella vecchia non ha più la cuffia, questa qua, e poi aveva un gioco praticamente, non tanto un gioco di sterzo così, ma proprio l'asse interno si muoveva completamente. Del resto insomma è la scatoletta che è. Agiamo e smontiamo questa cosettina qua, che del resto è anche abbastanza semplice. Sono due bulloni dei bracci, tre bulloni che la tengono attaccata alla scocca e un bulloncino che tiene il piantino dello sterzo attaccato direttamente alla scatola guida. Qui c'è la scatola guida alla scocca e meno male che non c'è l'audio qua, perché qualche santo l'ho anche tirato giù, visto e considerato che riuscire a centrare il 1000 righe nella posizione giusta. Ho fatto un po' di tentativi, ma comunque è un lavoretto assolutamente non faticoso. La posizione è molto pratica e rimetto i tiranti dello sterzo. Scatola guida montata, dopo speriamo di aver beccato giusto il centro, in caso dovrò vedere di rinfilare il 1000 righe, ma si riesce senza smontare la scatola guida, per cui dovrebbe essere fatto. Altro passetto fatto qua dentro. Adesso ancora un piccolo lavoretto sul motore e poi dopo si infila. Allora adesso mettiamo il paraolio dei semiassi nuovi, che ormai era diciamo alla frutta, completamente distrutto qua, e allora via, nuovo anche questo, anche le alette qua di centraggio sono completamente segnate dalle avventure e dai chilometri. Bene, adesso il nostro amico Sandro metterà su questo paraolio, do il martellone e così lavori in piano. Olio, cambio. Ecco, di nuovo senza batteria al microfono. Accidenti a me. Comunque, paraolio messo e adesso si va dall'altra parte. Tolgo quella specie di straccio che avevo messo per evitare che andasse dentro della polvere o chissà che altra porcheria, e provo a togliere il paraolio, che devo dire è stato abbastanza ostile. Pim pum pam. Comunque niente, alla fine solito sistema, vite col trapano, una bella trapanata dentro quella, e poi come diceva qualcuno, datemi una leva che vi tirerò fuori il paraolio. Era così, giusto? Giusto, era ben così. Comunque, venuta, eccola qua, col solito sistema della vite, non ci sono paraoli che tengono. Bene, solita pulitina, prima di mettere il paraolio nuovo, spattocciata di olio al paraolio nuovo, e poi anche qua, solito sistema, paraolio vecchio davanti, un po' di martellate dolci, che va dentro come un dito nel... come si dice? Bene, tutto bello pari e finalmente si può iniziare a mettere dentro il motore. Allora, era un'altra idea iniziale, invece Sandro mi ha suggerito di farlo strusciare da sotto e ha fatto bene, perché io volevo alzare ancora un po' di più la macchina, ma alla fine ce l'abbiamo fatta così. Abbiamo tolto un paio di componenti sopra al motore, così siamo riusciti a farlo passare sotto la traversa e poi alla fine tracket è passato. Poi l'abbiamo ripreso con la capretta, l'abbiamo tirato su e senza non poche esclamazioni pittoresche siamo riusciti a rimetterlo sui supporti motori e collegare tutte le varie cosettine, cavi, rinvii del cambio, eccetera eccetera. Ma è un pochino più facile a dirsi che a farsi, però ce l'abbiamo fatta. In meno di un'ora praticamente il motore era di nuovo al suo posto e sicuramente l'X era contenta di avere di nuovo il suo motorino. Bene, adesso montiamo i semiassi, però sarà abbastanza da ridere. Perché aspetta, devo tirare giù la... Riesci con questo, tiri giù il braccio, ok,
Aspetta che vediamo che la crociera sia salita dentro. Lascio? Lascia. Un po' storto, Ecco. Se n'è andato. E uno. Adesso puntiamo su la testina. Adesso qui altre parolacce che volano. Segna di là con la 13. Ok. Dimmi, devo tirare ancora? Ok. Cosa fate? Lasci? Molla. Molla, jump. Vedi, in due. Qua siamo già più o meno giusti. Bisogna spingere dentro. Prova a spingere. Ok, la macchina. Spingi. Ecco, basta, è andato. Devo cambiare bussola. Allora, non diciamo parolacce speciali. Ok. C'è davanti dietro, no? No, c'è un mi fa incazzare, mi fa meno incazzare. Quello sì. Devo ancora ricordarmi che devo mettere il supporto motore dietro. Eccoci qua, siamo arrivati al momento che metto il filtro nuovo dell'olio. Guarda che bellino. Ok, uguale, adesso diamo una sproccatina con l'olio nuovo qui. Qua, poi ci mettiamo un pochino di olio dentro, non troppo perché sennò magari mi viene fuori quando lo avvito. Bene, ci sono varie linee di pensiero per quanto bisogna fissare il filtro, ma io l'ho sempre fissato a mano, quello che si riesce a mano, o si prende una cagna e si tira. Ecco fatto, andiamo bene sotto, ottimo, e a questo punto mettiamo l'olio nuovo nel motore. Ci mettiamo questo bell'olio nuovo, ho scelto un 1040 anche perché ci farò un po' di chilometri e poi ci metterò l'olio giusto. Adesso intanto un po' come dire di lavaggio motore con un olio relativamente economico. Intanto 3 chiletti più quello che avevo lì un po' avanzato. Sgoccioliamo bene i barattoli. Bene, quasi al massimo. Ovviamente poi dopo prima accensione darò un'altra occhiatina perché si dovrà riempire tutto l'impianto, il filtro eccetera, anche se questa stina non so quanto può essere precisa. Adesso olio cambio e si prova a vedere se funziona. L'olio del cambio, adesso metterò questo 80V90 specifico, nella X ne vanno circa 2 litri, e tutti derivati ovviamente, no? 106, Saxo eccetera, che hanno questo cambio qua a 5 marce. Metto l'olio e siamo sempre più vicini.
Ok, vediamo di tirare giù la macchina. Ovviamente quando ho cambiato scatola guida non sono stato abbastanza attento, adesso è di 180 gradi girato il volante, ma non è un grosso problema. Chiudo e si può già mettere in moto senza radiatore, ovviamente la metterò in moto solo un attimo, e prima di montare il radiatore forse monterò un gadget che ho ordinato, vediamo se arriva in tempo. E qui c'è il positivo. Stacchiamo questo, che non vorrei mai che si mette in moto subito. Adesso la faccio un po' girare, forse, e vediamo se si spegne la spia dell'olio. Allora, di benzina ancora non c'è l'ombra, però si è spenta la spia. Qui adesso non credo che parta, Attacchiamo questo, vediamo un po'. La farò partire in modo artificiale. Mezz'ora dopo. Diciamo che l'olio è già girato bene. Sembra che fa fatica ad arrivare la benzina. Sì che ce n'è dentro di benzina. Ma fra un attimo. Allora, ho dato un po' da bere direttamente nel carburatore e adesso vediamo se si accende. Dovrebbe. Ok. Perché ovviamente non c'è sul radiatore, per cui solo un attimino e va bene così. Abbiamo visto che si è acceso, per cui anche questo video finisce qua e spero che sia piaciuto abbastanza per mettere un like e magari condividere con qualcuno che ha bisogno di fare un lavoro simile senza bisogno di grandi attrezzature. La macchina mi ha visto che parte, per il resto delle rifiniture ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale così non perdete neanche i prossimi video e potrete vedere quello lo stesso, però siete iscritti è più facile che vedete i video vecchi, non solamente sulla X ma anche su 2 cavalli, sul Bedford, sul camper daily Brutus e sulla Peugeot, una Peugeot 205 con motore Honda, sul Ducato motorhome palafitto. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo, ciao!